Veronica ed Elena. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi Elena, come la vedi? Allora, è lei e la vedo in questa una specie di grosso, potrebbe essere un grosso capannone, un grosso spazio dove ci sono tutte queste persone su dei letti, direi di ospedale con attaccate delle flebo, ok, che sembrano tutti uguali e lei vaga in giro ma cercando una persona in particolare. Non, cioè, vede più la parte, diciamo, sta cercando la parte energetica di una persona, non la persona in sé, ma lei guarda proprio il campo energetico della persona. E arriva questo uomo Mhm. che rispetto a tutti gli altri è a livello energetico, cioè tutti gli altri diciamo, vedo i colori, no? Quindi il bianco del lettino, il colore delle flebo, così. Invece di questo uomo appare tutto nero, la sagoma tutta nera. Ok, ti dà Mhm. l'autorizzazione? Sì. Questa immagine cos'è? Sì, mi Dimmi, sì. dice dobbiamo guardare qua e mi Ok. indica l'uomo nero. Che venga l'uomo nero a farci vedere come è bello. Mhm. Come lo vedi? Allora, potrei dirti che la copia di Ashtar Sheeran, ma in nero, nel senso capelli neri, vestito tutto nero. Ok. Che è Mm. quello che le ha detto una paralisi del Sì. sonno dopo la prenotazione in vacanza, dobbiamo continuare a giocare e lei gli ha risposto col cazzo. Mm. Non dire parolacce, Elena. La Veronica non ha pensato alla parolaccia, ma l'hai pensata tu quando ci hai raccontato. Sta cadendo tutto. Ok. Chiama Starsheran. Che palle. Mamma mia. Come diceva la Mazzamauro, che palle. Sì, te la ricordo. Ok. Mhm. Come lo vedi? Dice, cosa vuoi? Io ho mandato lui, Chi è lui? Quello nero? quello nero. Cioè, quindi è Ashtar Sheeran che con il tappo sporco di fuliggine se lo passa sulla faccia e pensa che non lo riconosciamo? Mm. Che mamma mia. Ma queste cose le puoi andare a fare, caro Ashtar, con quegli altri che sono lì su questo. Ma qua, insomma, qua no. Qua no. Poi Veronica, perché? Scusami, adesso io non voglio parlare con questo qui che non mi frega un Mm, cavolo. mm, mm. Perché una come Veronica, che è molto informata, segue tutte le sessioni, la conosco da anni e si è tirata su questo povero scemo. Com'è possibile? Questa è la vera domanda. Capirei un'entità mentale raffinata, subdola e nascosta, ma sto cretino qua no. No, questo C'ha una ragione. Questa è una cosa vecchia? È una novità? è una novità. Allora, la cosa che ho visto quando lei ci ha detto che gli ha detto continuiamo a giocare, io l'ho collegato subito, perché anche come l'è apparsa la paralisi Mhm. è collegato
al punturino. Al Cinivac. Sì. Vabbè, Veronica, vibrazione. 18 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 187. PS. 37. Vite precedenti. 1231. Cervello. 9.9. Ok, sono numeri che mi aspettavo da Veronica, tranne la PS così bassa. Ottima consapevolezza. Quando siamo vicini al 200 è una classe alta. 18 miliardi, posso dire, no? Beh sì, è nei punti. Veronica ha subito un trapianto. Posso dire anche a cosa? Al rene. È costretta a prendere tonnellate di medicinali e vibra a 18 miliardi però. Quindi dito medio, bello Infatti, alzato. sì, Cioè, sì. mi aspettavo 5, toh. 18 è tanta Ma roba. sarebbe molto di più. Sì? A lei sarebbe, tolgo quella parte, guardo. Togli quale parte? C'è Punturino? anche. Medicinali. Sì, sì, anche il puntorino poi è passato parecchio perché agisce su una parte della PS, ma sarebbe partita a 39 miliardi, Senza medicinali. senza medicinali e punturino. Allora, senza punturino 27 miliardi, senza medicinali 39. Mhm. Quindi Veronica è una 39 miliardi. Mm. Ok, vediamo solo in generale per quale motivo tra ieri e oggi ci sono grossi e gravi problemi di connessione da parte di tutti, praticamente. Mm. Casuali. Allora, sai che ieri ho visto che nel particolare cercano di bloccare la consapevolezza. Adesso sì, io vado a vedere, lo fanno con tutti, cioè cercano di controllare il livello di evoluzione e consapevolezza. Quindi c'è proprio, è come se stanno testando potrei chiamarlo algoritmo Mhm. che cerca di limitare a livello di reti tutto ciò che è connesso a una consapevolezza e evoluzione. Infatti, non solo, sai, anche per l'altro mio lavoro, no? Mhm. Che facciamo spesso delle riunioni in Zoom e in effetti l'altra sera e anche ieri sera, più che altro no, anche sì, ieri sera c'era tanta difficoltà di connessione da parte Ok. loro. Ehm, Perché è un momento critico? Pare ci sia il Papa sulla sedia a rotelle e la cretina Eh, inglese che non riesce a camminare. sì, sì, ci siamo, ci siamo. Ogni giorno c'è un pezzo nuovo. Vabbè, Sono proprio alla frutta. È un entità altro etere... Sì? ulteriore tentativo per prendere E- più che possono, ma Entità eteriche di Veronica, che sono evidentemente tornate. sì, c'è questo tizio qua, quel mongolo lì. Mhm. Che C'è- ricordiamolo ha un DNA siriano? Sì, Pleiadiano? siriano può essere metà e metà. Mi è Sì. venuto prima. Quindi è Sì, umanoide, ma l'altra sì, parte che non umano, è, se no sarebbe umano, no? rettiliano. Ok, quindi è Quello. serpentello. Sì, sì. È un orbettino.
Mhm. Sì, così Scommetto che schiacciato. nessuno sa cos'è un orbettino. Sai cos'è un orbettino, Mm, Elena? l'ho intravisto una volta, ma non mi ricordo bene. Di Cioè, ho fatto visto una foto. è un serpentellino piccolino che ha tutta la faccia della lucertola. È una lucertola senza zampe, più lunga, Ah, è sì. un po' simile a più che un serpente, un'anguilla, sembra un'anguilla. Mm. E sta sotto dove è umido, dove è buio, quindi sotto i covoni di fieno, sotto i mucchi Ah, di sì, ok, ok, foglie, ok, presente, secche. Infatti tu presente sei lì come che sono. alzi, pensi a... viene scambiato spesso per una vipera. Sì, sì, ho capito, sì, sì. Mm. Mentre me ne sono pigliati tanti in mano, ci ho giocato, divertente. È, Divertente è l'orbettino. diverso dal bilordone, sì, sono più lunghi i bilordoni, no? Il lordone che cos'è? Una Forse è la stessa roba. biscia. Sì, No, biscia è una biscia. ok, Questo è no, una questo è più. lucertola senza le Sì, zampe, ok, diciamo. ok. Mhm. Sì, ho Cioè, capito. un serpente non è che uno lo piglia e lo prende in mano perché se ti morde hai dei denti, anche se non è velenoso. Questo Comunque ti fa no, infezione. beh, sì, ma la lucertola e l'orbettino non hanno dei denti, hanno una bocca con Ah, dei micro dentini che sì, ok, ho sono una capito. raspina. È talmente spaventato che non ci pensa proprio. No, non è vero, prova con il dito, Mhm. ma è come una lucertola. Ah, ok, ok. È finito National Geographic. Yes. National Geographic. Mm. Mi è venuta in mente quella di Cosa? ieri che ha detto avanti Religione? Lucio Carsi, post Lucio Carsi. Sì, c'è una nuova, Veronica, c'è una nuova religione. Infatti ti mando l'invito per la nuova chiesa, la Lucesa. No, l'ho uccisa. Devo ancora cercare di inventarmi il logo. Il logo, quale potrebbe essere il logo? Vabbè, mi viene una roba volgare. Mm, Ho detto prima di un dito della mano. eh. No, il logo è uno specchio, Eh. tondo, ovale. Mhm. Vabbè, dai, basta con le cazzate. Veronica, entità eteriche Ashtar. Bene, grande problema Ashtar. Adesso lo spazziamo via Così. come i granelli di polvere. Mhm. Poi? E poi c'è un Leonide Mhm, che agisce su tutta la parte lavorativa economica. mhm. E tiri Lo che so perché basta. Dimmi. l'aspettavo il Leonide. Infatti. Leonide. Leonide in queste situazioni c'è sempre. Eh, Poi, mm. c'è Sì, sempre. infatti, di solito c'è il Leonide, infatti anch'io vedo. Sì. DL. Uno. Mentali. Grande novità. Veronica è del passato. Allora, c'è uno di livello 2 e una di livello 4. 2. Anzi, la 2 e la 4 sono sempre state 2 e 4. No, infatti. Ne aveva 3 addirittura una volta. Mhm. Direi 3, 5 e 6. Ok, quella che è saltata chi è? La 3. No, è saltata la 6 perché la vedo come se fosse stata una dipendenza da qualcosa, non so se... Mm, più che da... aspetta, sto guardando perché non è fumo, non è alcol. Diadisi? Quindi, Infatti stavo per dire farmaco. Sì, qualcosa esatto. Ah, ok. Mm, perché brava, lei ha subito, cioè bravissima nel quello. passato ha un periodo di dipendenza Mm, dalla diagnosi. esatto. Ok, sì, era la 6. Ed è Quindi sparita. la 3 è diventata 2, la 5 è Sì, diventata 4. sì. Mm, ok. Molto bene, quindi la dialisi va Mm, bene, si è risolta da sola con il trapianto, mm. ma la 3 e la 5 Sì, sì, meglio, meglio, Veronica. La 3 e la 5 è merito suo. Esatto, sì, assolutamente. Questo è molto importante, Mm, perché bene la sessione, ma le cose si possono fare anche da mm, soli e questo dà
il pulso del post lavoro, del post sessione. Io faccio tutto, io ho già fatto tutto, mi sono data un'accelerazione con la sessione, regalandomela, concedendomela, ma non voglio più aiuti, ce la faccio da sola. Ok, queste Mm, sono mm, mm, mm. considerazioni da fare. Abbiamo avuto clienti in gamba come Veronica che hanno eliminato delle entità mentali o le hanno ridotte da 6-7 a 2-3. Mm, 6-7 sono dei mostri, 2-3 sono delle cazzatine, sì. con cui non dico che si può anche convivere, sì, anche, Beh, se ma sei 2-3, consapevole, poi diventa sei uno, diventa praticamente. se sei molto consapevole diventa uno e poi scompare. Sì, Ce la fai, resta 2-3 perché di è più non vero. riesci e viva, ma non è la fine del mondo. No. 2, anche 2-4, non è 2 poi non No, è. infatti. Allora, due, allora, fa sì che Veronica comunichi con, è come se le dicesse in testa che l'enfasi, l'entusiasmo che lei vorrebbe metterci nella conversazione è inappropriato, dice, le racconta l'entità mentale. Quindi lei cerca di modulare le parole e il tono e l'atteggiamento per nascondere la vera enfasi ed entusiasmo. Quindi la limita, direi, la limita Ci si sta nel, riconoscendo. Mhm. mm, la limita nel trasmettere la sua animicità e spontaneità. Mhm. Cioè è Mm. un po' abbottonata, Ecco, diciamo. sì, Mm. sì, sì, proprio per limitarla. Mm. Mhm. 4? Allora, la 4 fa sì che a volte, quando c'è, è soprattutto legata alle Leonide, diciamo che prima era molto più generalizzata, ma ormai su Veronica possono agire molto poco, quindi c'è questo Leonide che attraverso l'EDL collabora con l'entità mentale di livello 4 e fa sì che Veronica, quando c'è un grosso problema, diciamo, un po' più grosso, soprattutto sul lavoro ed economico, questa entità mentale fa sì che Veronica è come se perdesse un po' il filo delle cose, no? Quindi dei pezzi, quindi ci deve ritornare. Ehm, mm, Mhm. Anche questo si ritrova. eh, vedo proprio, no? Arriva questo grosso problema. Lei parte molto con diciamo, il filo logico molto chiaro. Nel momento in cui parte è come se eh, venissero tolti dei pezzi, quindi poi arriva in fondo che deve riprendere quei pezzi e rimetterli assieme. Quindi perdita di tempo, energia, cioè la tengono proprio bassa. Ecco. Mm, 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 mm. Ok, impianti eterici. Allora, con quello che ho visto prima, mentre lei parlava appunto del suo trapianto, io ho visto proprio che ne hanno approfittato per... È come se avesse intorno al suo rene, che funziona benissimo in sé, ma è come se intorno avessero messo una gabbia energetica che è mantenuta lì dai farmaci. La gabbia energetica. Mm. Sì, quello è l'unico impianto eterico. E se noi togliamo l'impianto eterico, pur Veronica lasciando i farmaci, che succede? Ritorna l'impianto eterico per via dei farmaci? Che chiaramente Eh, noi non facciamo medicina, no, lo no, no, diciamo, certo. lo ribadiamo, non ci prendiamo nessuna responsabilità, noi vediamo le cause esoteriche di. Impianti eterici in termini scientifici non sono niente. No, allora l'unica differenza, allora c'è una buona differenza, nel senso che se lei lascia i farmaci che deve prendere perché i medici le hanno detto così, se noi togliamo l'impianto energetico intorno al rene,
loro non hanno più la possibilità di intervenire con eventuali abduction, che ogni tanto riescono a farle. Ok. Questo sicuro lo togliamo. Quante? Una ogni mese e mezzo circa. Mm. Mm. E mentali? Sì, ha una piccola sfera in mezzo con un'altra sfera, diciamo, con una rete sferica intorno alla sfera. Legato al 2 o al 4? E a che serve? È legata più alla 4. Mhm. Sì, è come se però riuscisse. Allora, ti spiego quello che. Allora, c'è questo impianto con l'entità mentale di livello 4 che attiva. È proprio come se accendesse il meccanismo quando il Leonide manda i problemi grossi economici di lavoro, ok? Viene acceso questo e parte tutto il meccanismo con l'EDL che dalla mentale si collega al Leonide e creano, no? C'è questo scambio di creare, diciamo, la Matrix in maniera tale che lei venga tenuta con le vibrazioni basse. È come se tra il Leonide e l'EDL riuscisse ogni tanto a inserirsi l'interferenza di Ashtar Sheran. E quindi poi ha tutta l'altra cosa, Mm. ha tutti i sintomi fisici. Progetto, nome. Deviazione molecolare, mi ha detto. Mi fa vedere. Nome della PS. Che bello questo eco nuovo. Sembrava Cioè, la mia voce sott'acqua. non era, hai sentito la voce di qualcun altro? Nome della PS. Brio. Nome della PE. Mm, mi viene Purple, mi fa vedere Purple, sì, Ok. Purple. Causa esoterica da pescare anche eventualmente nelle vite precedenti dell'aver in questa vita questo calvario del rene. Allora, sto guardando se è collegato alle vite passate, altre vite. Allora, diciamo che la PS qua in questa vita ha fatto questa esperienza importante fisica per cercare di vedere se riusciva come arrivare, cioè cercare di arrivare autonomamente alla risoluzione del problema al rene, che immagino abbia dalla nascita, no? Non so, ma Me lo sta per scrivere. eh, io Sì. vedo più o 10 meno, anni, infatti, 10 anni. eh, mm, Dai 10 anni. sì, e quindi cercare di diciamo, la sfida che si è messa la PS era riuscire ad arrivare alla completa risoluzione, ok, senza più l'utilizzo di qualcosa dall'esterno. Quindi tutti gli step, no? Quindi trapianto, che è andato con tutti i farmaci, e poi di nuovo dialisi. Quindi già il passo che lei ha fatto è che di solito diceva appunto che il trapianto è disponibile dopo 6-7 anni di dialisi. A lei è arrivato molto presto, dopo 2 anni, 2 anni e mezzo se non sbaglio. Quindi già lei è riuscita a creare il trapianto molto prima. E Mhm. anche il primo trapianto è durato molto di più rispetto agli altri, no? Molto di più. Quindi già, 2 volte e mezzo. esatto. In quella parte lì, aspetta che c'è un eco che. Mhm.
quindi quella parte lì l'ha già fatta, no? L'obiettivo finale è proprio arrivare ad avere un rene perfettamente funzionante senza dover ehm, mm, utilizzare cose esterne, quindi è come se la PS, che sa che può, voglia sperimentare di arrivare con la sua creazione e l'intento ad avere un rene completamente sano senza dover utilizzare più farmaci né nulla. Bello, sì. Però è un Mm. gioco pericoloso Sì, no, questo. deve farlo con Lo sa molta... la PS. Sì, la PS lo sa e sa anche che non deve fare passi avventati, quindi solo quando è sicura del passo successivo che può fare, che anche se è piccolino, allora può farlo, altrimenti continua così. Mm? Quindi è proprio creare pian piano e poi Cure alternative, suggerisce può Veronica. essere esatto il primo passo, assolutamente è quello, sì, sì, è proprio il suo obiettivo. Va bene. Eh, mm. Causa esoterica dei problemi di pressione. Esoterica, non Mm. medica. I farmaci, tutto ciò che arriva dall'esterno, farmaci adesso con l'intervento di Ashtar Sheeran, Cinivac è più forte. Mhm. Calore improvviso. Sono tutti, vedo proprio tutti. Effetti collaterali. Mm. Insonnia. Sì, Intestino pigro. sì, allora l'insonnia, sì. Ogni tanto nell'insonnia ci vedo. Allora, anche la sua PS che è come se... allora, vedo proprio questa differenza, no? È come se la PS volesse tenere il controllo anche di notte, no? Quindi è come se lei avesse imparato a vedere che di notte rischia di essere interferita, no? O di subire abduction e quindi la tendenza è, della PS a svegliare Veronica per avere tutto sotto controllo. Un po' anche a livello fisiologico questa cosa è, diciamo, supportata perché vedo i farmaci che comunque alterano un po' il metabolismo, quindi rimane più sveglia tendenzialmente. Mm. Gonfiore, intestino pigro. Questi sono tutti effetti Che è il collaterali. gonfiore. Mm. Ok. Facciamo un check del rene trapiantato. Perfettamente in salute e funzionante, lo vedo molto molto funzionante, molto carico. Chiediamo un messaggio alla PIE di questo rene funzionante. Di questo corpo estraneo che Mm. ormai non è più estraneo. Mm. Termini esoterici, energetici, Certo. stiamo giocando. Mhm. Mi fa vedere che dice, la PIE dice, ehm, come faccio a spiegarlo? È come se ogni cellula dovesse sincronizzarsi col resto del corpo. Ok, quindi una volta che è sincronizzato, quando tutte le cellule sono sincronizzate col resto del corpo, ehm, io vengo, dice la PIE, mm, divento parte di tutto il corpo. La stessa energia e la stessa... cioè divento parte, come il rene originario. Mhm. Io È adesso... già così? Ecco, manca poco. Stavo per dire questa cosa. Vedo proprio, no? È come se fosse di un bianco. Allora, le parti che non sono ancora, le cellule che non sono ancora sincronizzate, mi appaiono di un bianco più marroncino, mentre tutte le altre sono lo stesso bianco del resto, no? Di tutto il resto del corpo. Queste sono quelle che non sono ancora sincronizzate come se fossero un po' in rilievo, mentre le altre sono sullo stesso livello di tutto il resto del corpo. Però ci sono proprio ancora poche zone. Vedo un po' la zona
vicino all'uscita mm, Uretra? No. sì, dell'uretra, esatto, dove c'è il bacinetto renale, ecco, non mi veniva. Appena sotto un pochino, una striscetta lì, e poi la parte sotto verso ehm, sto cercando di capire se vedo, non so quale rene è. Destro o Sinistro, sinistro? sinistro. Dalla tua. No, dimmelo anche con una mano. La tua destra? Qua, sì, No, la sinistra. sì, però io vedo sinistro, cioè la vedo di fronte. Sì, sinistro, il Quindi, sinistro, è il sinistro. esatto, è giusto, ok. Quindi la parte sotto del rene sinistro, quindi direi la parte La basso guardi di sinistra. schiena. Tu le guardi la schiena adesso. No, la No, guardo di fronte, quindi vedo il rene davanti. Ok, sinistro di sì. qua. Ah. Sì, sì. Mhm. Quindi la parte sotto sinistra ancora un po' e una striscetta sotto il bacinetto renale, ecco. E il resto è già integrato Va bene. completamente. E finiremo questa integrazione alla fine di questa sessione. Benissimo. Mhm. Vabbè, fa il Cini per il trapianto, le dicono che fare la malattia, la grande influenza, sarebbe molto più difficile per lei perché è un'immunodepressa. Mhm. Ma lavoro, stress, qualcosa non va. Problemi, pagamenti che non arrivano, cause, fornitori che non pagano, clienti che non pagano. Cioè, scusa, fornitori no, clienti. Mm. Vabbè, se lo pagassero anche i fornitori, sai. Non sarebbe male. Bello. Sì, è proprio il Leonide che poi fa sì che la situazione venga mantenuta di più a lungo, collaborando con l'entità mentale di livello 4. Vabbè, la situazione però, il posto in cui lavora Veronica è a conduzione familiare, quindi non dipende solo da Veronica. Sì, sì, no, certo, sì, sì, no. Diciamo che la parte che compete a lei gliela rendono più difficile per tenere le sue vibrazioni più basse, Ok. no? Veronica, solo un sì o un no. Il posto in cui producete cose è uno o più di uno? Uno solo, ok. Questa E mega, passiamo, dimmi, dimmi. vedo questa mega interferenza di questo Leonide che coincide con una stessa interferenza di un Leonide degli altri familiari lì. Ok. Chiama nel cinema, se posso, il fratello, che conosco, il papà, la Mhm, mamma, c'è la mamma, no? La mamma, e il compagno, che è un compagno, non è un marito, compagno. Due sorelle e il compagno. Il primo invito però è il compagno. mhm. Il primo biglietto è messo. Biglietto 001. Allora, è un'anima gemella di quinto livello, molto molto affine. Potrebbe diventare fiamma semplicemente con un po' più di di consapevolezza e evoluzione da parte di lui. Manca solo quell'aspetto lì un po' per essere completamente, per essere fiamme. C'è un valore, non mi ricordo manco più come l'abbiamo chiamato, un numero totale, un valore Mm, totale di lei e di lui. C'è una specie di unione mm. tra vibrazione, consapevolezza, percentuale del cervello, Sì, da un numero. lei è 395 e lui è 285. Ok. Questo numero per essere fiamme deve essere molto vicino, Mm, 2,85, 3,95, c'è un bel 100, mm. però siamo lì. Poi Sì, vabbè, manca l'anima solo gemella quella parte lì. Mm, sono anche altri motivi, eh. mm. Sì, sì, infatti. Viene? Sì, sì, è lì davanti, proprio molto contento e entusiasta di ascoltare e vedere quello che mostra Veronica. Mhm. Le due sorelle.
sono in terza fila. Davanti in prima fila ci sono il suo compagno e suo fratello. Ok. I genitori? Sono in terza fila vicino alle sorelle. Ok. Fratello lo conosco, però credo che abbia smesso di guardare le sessioni, vero? Un pochettino, un po' ridotto. Dimmi. Sì, è come se fosse un po' in stand-by. Vai. Diamo una ricarica a tutti. Tutti quelli che vogliono nel cinema si prendono una videocassetta che racchiude tutte le sessioni che non hanno visto e Mhm, se la mettono in tasca se vogliono. Videocassetta VHS. mhm. Bello. Il fratello la prende? Sì, sì, sì. Anche il tuo Tut- compagno non le guarda, secondo me, è vero? No. mm, Il infatti. compagno la prende? Beh, semplicemente facendo questa cosa potrebbe già salire. Sì, sì, infatti già un po', sì. Sì, sì, ma tutti la prendono, eh. Benissimo. In questi del cinema, sotto sedile c'è una VIC, una CDF, coraggio, decisione, forza, VIC, vibrazione, informazione, consapevolezza, un'alterna frequenza, il palloncino che gonfiato diventa l'uomo energia. Mm. Siamo dei pazzi, siamo. Vabbè, Bisogna assolutamente. trovare delle piume di Dumbo. Mhm, mm. Tanta informazione, più il film di Veronica, Mhm, so di proiezione. sì. Va bene. Mhm. Perché lei fa il Cinivac? Causa esoterica. Perché volendo lei avrebbe potuto dire Mm. bla bla bla, ma la prendo, rischio. No, nessuno è andato a casa sua con il fucile. Paura, dice. Sì, paura di rimanere senza l'altro supporto. Ecco, diciamo che è un po' quasi come se si fosse sentita minacciata, no? Da chi, mm, da chi le dà tutta la parte medica di supporto. Che ha il dovere di continuare a seguirla in qualunque caso. Comunque, infatti. Quindi Mm, mm, mm. ogni 2 mesi. Oh, E non sì. solo. Mm, Ma mm, la mm. causa esoterica? Per cui lei che le segue tutte le sessioni, che sa un sacco di cose, ha detto va bene. Sono in quella situazione lì, fisica con i farmaci, le sue vibrazioni in quei momenti lì si abbassano, no? E lì con le parole, appunto, con le parole, questa interferenza, io vedo di Astarscena perché è collegato a tutto questo meccanismo. Sono riusciti a convincerla, ok, quindi a mettere la paura, appunto, e quindi le vibrazioni si sono abbassate, sono riusciti ad agganciarla e sono riusciti a fargli il Cinivac ed è entrata in tutto quel meccanismo lì. Mi dimenticavo che il Cinevac è un progetto dei siriani. Se questo è mezzo Infatti, siriano e pleiadiano, comunque anche pleiadiano, è la stessa roba, non è che... no, Ah no, lui è pleiadiano, non è siriano, ma è la stessa roba, insomma. mm, È un progetto loro, quindi ci sta, sì. in effetti. Sì, 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 infatti l'ho visto proprio prima. Quindi tutti i fan, quei 4 gatti fan del biondo che adesso è nero e che capitano di striscio su questi video e poi mi dicono che è un gran male di me e di voi, soprattutto di te, Mhm, Elena. Ma certo, giustamente ha ragione veduta, devo dire. assolutamente. Sì. Sappiate che, mi sono perso cosa volevo dire, sappiate che il vostro amico è quello che vi ha fatto punturinare Mm, tutti contenti. Va bene, ma male, però. mm. Siamo i gatti di Veronica, come li vedi? Come vedi quello che quando lei lo prende in braccio la abbraccia e si sente tutta contenta? Allora, l'immagine che mi arriva è che, non so se sono solo due, ma
due di loro, io ne vedo due, Sì. e è come se fossero, cioè in eterico li vedo uniti, come se fossero due gemelli molto vicini. E come se la loro forza, quello che portano a Veronica è una vibrazione più alta, cioè come se in eterico io vedo che quando lei abbraccia uno dei due, che è come se abbracciasse tutte e due, e hanno all'interno vedo come una sfera energetica che pulsa bianca, ok? Quando lei li abbraccia, questa sfera si diffonde anche nel suo campo vibrazionale, le alza un po', gli sincronizza un po' le vibrazioni. Mm, mm. Chiamiamo i disincarnati. Apriamo il portale aureo, che all'epoca di Veronica non esisteva ancora. Chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni, tutte, di Veronica, e la nonna e la zia con, diciamo, la possibilità di lasciare un messaggio diretto. Quanti ne arrivano in maniera generica? 238. E fino a quale, wow, e fino a Mm. quale generazione? Anche la sesta. Fino a che anno? 1327. 300? Mm, Allora più della sesta. infatti più della sesta. Vabbè, Mhm. comunque. Sì, beh, la maggior parte, ce n'è qualcuno, sì, in effetti mi dice della nona. Più o meno. Comunque 1327, uno di loro è morto nel 1327. Sì. Ce n'è uno di questi 238? Eh no, non è possibile. Stavo per dire che è la PS di Veronica o di qualcuno dei suoi familiari. Non è possibile. No, no. A meno che ci siano pasticci di linee temporali che noi non capiamo. Perché tutto è possibile, eh? Sì, tutto è possibile. Io in questo caso non vedo, vedo più che potrebbe essere sì, su linee temporali parallele, ma non di disincarnati in questo caso, eh? Mhm. No, qua no, no, no. No, vedo che è più direzionata verso il suo compagno, cioè, quando mi hai detto la stessa PS di Veronica, m- mi si è girata verso il suo compagno, no? Quindi come ipotetica fiamma, pronta Come lì. possibile fiamma? Sì, Potenziale fiamma. sì. Non so perché ti faccio questa domanda, ma tra questi 238 c'è qualcuno che è molto legato a Veronica, anche di vecchie generazioni. Mm, sì, vedevo quando sono andata a vedere quello che mi diceva sono morto nel 1327, poi è come se io fossi tornata da lì, li avessi passati velocemente tutti e fossi tornata alla nonna e la zia. Mentre passavo si è illuminata una persona in Eh, mezzo. Che bella sta Mm, cosa, che mm. adesso... Chi è? Venga fuori. È un uomo? No, è una donna Eh? indigena. Eh? Che è collegata al rene, questa qua. Sai perché? Ah, cavolo. Ah, Questa qua guariva a livello energetico Allora, la vedo appunto, no, nella tribù. Mm, mm, posizionava vari tipi di pietre, rocce, in vari modi, ok? E da lì lei vedeva proprio come se uscissero delle immagini e delle cose energetiche e in mezzo ci metteva la persona per guarirla. mm, È questo che la PS vuol far ritornare a Veronica, quella mm. capacità lì su di sé, che se lo fa su di sé poi gli torna. Vabbè, siccome questa è la discendenza di Veronica, ci sono dei geni. Sì, Ok. Ci sono dei geni di eh, questa stregona. sì, Come si chiama la stregona?
Kankiku, Ok. con la K tutto. Ci sono dei geni di Kanki-Ku che sono in Veronica. Mm, Altrimenti la PS non direbbe voglio raggiungere, ci deve essere una possibilità, anche diciamo tecnica, infatti, geni. esatto. Sì, 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 Adesso esattamente. questi, Mm, questi Kanki-Ku sta un attimo fuori, gli altri vanno, 237 mhm, vanno, Kanki-Ku mhm. resta fuori. Messaggio della nonna. Paterna? Sì, ok. Zia paterna? Tiro a caso. Tutte e due paterno. Mm. Io ho tirato a caso. Quindi sono mamma e figlia, giusto? Nonna e zia, mamma e figlia? Sì. Perché la zia la vedevo già piangere prima disperata. Perché? Allora, è come se... Ancora. Mm. Infatti, lo stavo per dire, sì, sì, ho visto. È come se la PS si fosse data voleva ehm, sperimentare, voleva provare a guarire, ok, dal Mm. cancro, ma come faccio a spiegarlo? Due, si è fatta trascinare, direi, dalla parte mentale ed emotiva, no? Eh, Nella disperazione, nel vittimismo, e questo ha fatto sì che le vibrazioni si abbassassero tantissimo. Ok, quindi non è riuscita a sopravvivere. C'era una possibilità dove lei sarebbe potuta sopravvivere, eh, imparando a aumentare le sue vibrazioni. Quindi la PS si è data questa prova e non è riuscita in questa vita. E io vedo che piange proprio perché era in quell'atteggiamento lì di depressione e vittimismo. Ok. Mm. Vic. Mhm. Mhm. Messaggio della zia. Allora, vuole dire due cose. Una in generale, vuole dire, adesso vedo l'esperienza, ho l'informazione dell'esperienza e non mi interessa farla più, neanche provare a sopravvivere, cioè non mi serve proprio. E poi a Veronica le vuole dire grazie per questa opportunità e vuole dire che quando, quando l'abbracciava sentiva proprio un'unione di vibrazioni alte molto piacevole e le piaceva abbracciarla. Questa cosa qua. Mhm. Questa, scusami, la dice la zia o la nonna? La zia. La zia. E la nonna? Allora la nonna era intenta a consolare la figlia, poi quando gli abbiamo dato la Vic dice, "Oh, ok, adesso mi sono liberata da questo compito." La nonna, ok, si trova, la vedo indaffarata, quello che faceva solo con la figlia perché piangeva, lei in generale adesso lo fa con tutti e tutti i luoghi. La vedo indaffarata a cercare anche da disincarnata di prendersi cura di tutti e di tutto. Cioè, sai, tipo la tipica massaia, non so, no? Mhm. Che fa tutto. E quindi è indaffarata, dice, sono indaffarata, io sono Ma indaffarata. la Vic l'ha presa la nonna? No, adesso no, ancora no. Adesso. Vicchiamola. Mhm. Mm. Si sente molto leggera ora. Oh, finalmente sono leggera, dice. Bene. Messaggio della nonna.
È tutto un sorriso per Veronica, tutte carezze, ti voglio bene, mia bella nipote. Sì. Mm. Mhm. Mhm. Ed era proprio così. Va bene. Mm. Li salutiamo, teniamo solo fuori Kankiku. Tutti nel portale aureo. Ok. Mhm. Veronica adesso va da Kankiku, qui ai piedi del portale aureo, Mm. e si passano, Mm. una passa all'altra, Già. Mm. le informazioni. Lo sta già Mm. facendo. Sì. Le informazioni del sapere di questo avo Mm. antico, pescato a 3238, informazioni che possono passare in eterico, ma anche in questo caso lo possiamo fare perché non è una vita precedente di Veronica, ma è un avo, un'ava. Mhm. Sono presenti, possono essere ricevute queste informazioni da alcuni geni presenti nel corpo di Veronica Mhm. ed accendersi. Sì, è lo stesso meccanismo nel DNA, c'è lo stesso meccanismo che ci può essere nella PS, no? Vedo cioè succede la stessa cosa. Può succedere la stessa cosa, come se fosse una memoria invece che della PS, appunto nei geni, che la persona può fare sua. Mm. Mm? Mhm. Fatto? Sì. Gli ha messo una mano sulla fronte e con la mano sulla fronte le è passato tutto. E nel DNA di Veronica, nel Mhm. corpo, DNA in ogni cellula, Sì. ci sono delle parti che si sono arricchite, illuminate? Sono come se si fosse acceso tutto un meccanismo in tutte le cellule del corpo di Veronica e in quelle del rene. Che ormai è suo. Sì, esatto, cioè è come se allora in tutte le cellule si è acceso questa informazione, no? E quindi è stato fatto come un check-up nella cellula, nel senso che ogni cellula dice vediamo se ho bisogno di attivare questo meccanismo. Mhm. Ce l'ho, ce l'ho e adesso in questo momento accendo e vedo se ho bisogno e le cellule che ne hanno bisogno lo stanno attivando. Lo stanno attivando e c'è bisogno però di una consapevolezza di Veronica, quindi sarà a livello fisico sarà un processo graduale. Mhm. Ok, quindi vedo proprio, lo dice proprio, dovrà provare ad andare a fare queste cose con le pietre per consapevolizzare il processo. Mhm. Magari sulla riva di un fiume, vedo. Mm. Vabbè, ma questo poi accende una ricerca. Lei è molto attenta alle cure alternative. Sì, sì, vado avanti assolutamente. Va avanti con la sua ricerca che sta facendo e intanto in parallelo proprio riattiva questa capacità. Scusate, Ok, rotto del vetro. di fianco, al ristorante di fianco, ho buttato il vetro. Ma Mazel Tov. Se qualcuno capisce questa è in gamba. Hai capita? No. No? I matrimoni di quel tipo si rompe il bicchiere e si dice Mazel Tov. Ah. Che rappresenta una rottura di un'altra cosa. Ma non dire Mm. parolacce, non dire cose sconce. Bene, bene, Mhm. bene, 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 bene. Bella sessione, Mm. delicata come Veronica, di cui io ho una stima infinita. Adesso lo dico anche nel... Sì, sì, Veronica è la persona che vorrei avere Tutto. ripetuta, clonizzata, Sì, clonata. veramente, Perché è veramente. tranquilla, Mm. guarda tutte le sue sessioni, ogni tanto ne commenta una, fa sempre osservazioni giuste, in gamba, in Mm, gamba, in mm, gamba, mm, in mm. gamba. No, no, davvero, davvero.
Adesso al di là dei trapianti che uno dice, sì, lo dice perché poverina, poverina, Ma no, va, poverina. pietismo proprio zero, anzi, Mm, averne, no, mm. di problemi di Non questo di tipo, però, trapianto. però averne di Veroniche, Mm, Veronicas. Quindi che si fa? Salutiamo mhm, Kan Kiku, sì. la ringraziamo, le abbiamo fatto un gran regalo anche a lei, Mm, che era lì che vagava, non sapeva se doveva guarire questo o quell'altro con le pietre in eterico, adesso è un mm, disincarnato che va avanti nel suo percorso, mm, probabilmente ha anche una ottima consapevolezza. mm, E io vorrei chiamare lui ancora. mhm, Come lo mhm. vedi? Perché lui non si informa un po'? No, aspetta, stavo per dire, come se fosse scattato eh, l- la- Il click. il click, no? Oh mamma, non mi viene la parola, no? Quindi lo stimolo, ecco, per andare ad informarsi e aprirsi un po', no? Mhm. È come se adesso è tutto chiaro, cioè per lui è chiaro che se non si muove rischia che Veronica poi evolva talmente tanto che la differenza poi diventa troppa. E quindi in eterico ha fatto click. Ok, Doveva iniziare facciamo... assolutamente a informarsi. sono conosciuti in altre vite. Sì, altre tre. Facciamo vedere a lui come Mhm, adesso lei, che si mette di fronte al suo organo trapiantato, si unisce completamente, riempie quel mhm, piccolo gap che manca, inglobando appunto il rene trapiantato e fugando ogni tipo di eventuale rigetto eterico, mm. energetico. Andiamo al cluster. Ci sono delle entità eteriche, ci sono delle entità mentali, ci sono dei contratti per forza. Mhm, Qualcosa di eterico è tornato, mm, non molto se vuoi. mm. L'EDL, vabbè, Vabbè, ma Leone è mm, legato al mondo del lavoro e che non dipende solo da lei, e mm, Astar al punturino, quindi mm. volendo, di fatto etericamente volendo, poteva anche essere pulita. Sì, 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 infatti era stato l'unico modo, le uniche, diciamo, brecce che hanno potuto trovare questi eventi esterni, no? Hanno fatto sì che potessero interferire di nuovo con Veronica, perché se non ci fossero state queste cose esterne, lei è assolutamente molto centrata e sarebbero andate via anche le entità mentali. Mhm. Andiamo al cluster, Mm. lo vedi. Sì, sono proprio pochi, tutto libero, bianco, e qualche contratto qua davanti, come delle piume. Mhm. Mm, mhm. Ogni contratto è una piuma. Li vuole togliere? Sì, sì, assolutamente. Ha aperto il portale definitivo. Mhm. Mhm. Butta tutto dentro. Buttiamo tutto dentro Mhm. e mettiamo un ad eternum veritas qui, che crea lei. Mhm. È bello perché ha fatto una Eternum a forma di toroide e al centro, no, dove si unisce l'energia così, al centro lì ha messo la Eternum Veritas, la sfera Eternum Veritas. E si espande per tutto il cluster. Avatar. Mhm. Due spicchietti.
portare Vedi, definitivo. Mhm. 2 ad eternum anche qua, perché 2 è meglio di 1. Mhm. Sì, Ok, a posto. ok. Entità eteriche, impianti ed entità mentali, c'è ancora No, qualcosa? no, Impianti di tutti i tipi. Deviazione molecolare esiste ancora come no, programma? no, Un abduction ogni tanto esiste ancora? no, no. Ok. Biondo Moro che fosse, Ah. Ashtar ancora? Ok. Cinivac, effetti, presenza, eccetera, è ancora identica a prima? No, allora, la parte fisica può, se lei sta sempre centrata, vibrazioni alte e pian piano col lavoro che farà rispetto alla, diciamo, rispetto al suo trapianto, al suo rene, no? A cure alternative poi andare a riprendere quelle capacità di autoguarigione cioè, sue. Ehm, Gli effetti fisici li può neutralizzare, c'è solo la parte, c'è quella parte dei nanobot che ma io la vedo presente. Ora sì, sono come immobilizzato, però. Ok. Mm, Eterna frequenza, mhm, se vuole l'assume così come le pare, via orale, per via così mhm, energetica, è orale nel gioco ovviamente, no? Se la può mhm, anche iniettare l'eterna frequenza, cioè una frequenza eterna che pone il corpo energetico di Veronica in una condizione che inibisce quello che non può essere tolto da parte del Cinivac. mm, mhm, mm, mm. Sì? Quello che mi dice la PS dice prima di prendere i farmaci puoi inglobarli nell'eterna frequenza e poi prenderli insieme all'eterna frequenza. E lei lo sa fare. Lei Mm, ha anticipato il trapianto, lei mm, ha già fatto tante cose, lei sa creare, mm, sa mm, mm. perfettamente come fare, giusto? Sì, sì, Esatto. sì, assolutamente. No, ho avuto due sì, tuo e di lei. Mm. Inglobiamo Veronica al suo rene. Mancava tipo un 10%, mi sembra di Sì, capire, no? più o meno, sì, sì. Quanto manca? Lo stava Usiamo facendo prima l'energia. davanti. Alziamola, omogenizziamola, amalgamiamola. Equilibrio. Sì, Ok. Mhm. Adesso lo è è. tutto in globo. Sì, adesso fa parte completamente del suo corpo. In termini energetici non ci può essere rigetto. No. Energetici. Ok. Mhm, In termini medici ci pensano i medici. mhm. Ok. Numero di Veronica, numero del compagno. Era 3,95, 2,85. Mm. Allora, 410, Ah, 305. vabbè. Mm. Vabbè, lui è salito. Grazie solo al Sì, sì. cinema. Sì. Ok. Mhm. Bene, per ingolosirlo gli diamo l'informazione di cosa potrebbe vivere se vivesse con la fiamma. Diamo come al bambino che si fa vedere la bicicletta se viene promosso. Mm. Si usa più questa cosa, eh. Gli danno la bicicletta e basta, anche se viene bocciato, però. Ah, e lui va in Mhm. bici. È vero, adesso me lo ricordo. Mm, è vero. C'ha anche livelli. Beh, qui il mio eco ormai praticamente sono due Lucio che parlano. Che vogliono questi Mm. qua? Assolutamente.
A volte si sente nella registrazione, a volte no, anche lì dipende dal... Mm. Va bene, perfetto, ok. L'abbiamo fatto, abbiamo visto Mhm. tutto. Nuova frequenza, no, te l'ho già chieste. Non mi ricordo più. No, Nuova frequenza, no, non te l'ho chiesta. Mhm. Di Veronica, 289 miliardi. ottimo. Che è un numero e se vuole lei la può alzare. Mm. Come ieri ho fatto il giochino 289, 829, perché no? Mm. Vuole? È troppo? Non adesso? Con Che no? calma, sì, è Chissà troppo. mai? È Con, troppo, forse con calma. 800 Sì, 829 è troppo. Eh, mm. Però alzarla un po' sì, comunque. è peggio del 928, perché non a 400? Mm, esatto. 350. 400 anche, sì. Sta Benissimo. andando su. Visto che questa è una giocherellona, la PS, anche io Mm, gioco, muovo i numeri, gioco, però col buon senso uno la porta a 400, sì, 500. 400 è arrivata a 400. Bene. Consapevolezza. 231. PS. 69. Bene. Vite. 918. Ottimo. Cervello. 99 era. 10.2. Bene. Messaggio finale di Veronica tutta, compresa anche il suo rene, a se stessa e al compagno. Allora, dice proprio, eh, allenati proprio a ritrovare quella tua capacità, quella capacità che ti ha trasmesso Kankiku, giusto? Mhm. Ehm, Perché agirà non solo sulla parte fisica, ma agirà anche sul resto, proprio a tenere le vibrazioni alte e riequilibrare tutto. Vedrai che gran parte diciamo, dei problemi sul lavoro saranno molto più fluidi e se ne presenteranno molti meno e molto meno grandi. Mm. Cioè praticamente tutta la parte che dipende, diciamo, che dipendeva, diciamo, dalle interferenze di Veronica verrà tolta e sparirà. E al compagno cosa vuole dire? E al compagno vuole dire seguimi, copiami e molto presto ci uniremo. Mhm. Lei come la vedi? Allora, lei la vedo come è come se è come un piano energetico con come delle strisce più illuminate, ok? Dove continua a esserci un flusso di energia che continua a emanare. Direi che fa parte, ecco, quello che vedo è la parte centrale del suo toroide. Quindi queste strisce è il passaggio dell'energia del toroide, ecco, che continua a far così. Mm. Mhm. Ok. Vibrazione Mhm. finale? 436. Va bene.